Ciao a tutti. Il catcalling rientra a tutti gli effetti tra le molestie, prevalentemente verbali, che avvengono in strada. Si tratta di un comportamento maschilista che sfocia in una reale violenza psicologica nei riguardi delle donne. Il catcalling è un fenomeno che viene compiuto soprattutto da persone estranee che si avvalgono del diritto di commentare in maniera del tutto esplicita l'aspetto e il modo di vestire di una donna. Tuttavia, molte volte è proprio il classico narcisista overt che mette in pratica questa modalità di approccio alquanto abusante. Ma scopriamo come viene attuato il catcalling, che cosa provoca alla vittima e come reagire a tale violenza psicologica. Il molestatore si rivolge alla preda in questo modo. Wow, che pezzo di donna! Fermati un attimo, dove stai andando così di fretta? Ehi, dove stai andando tutta sola? Ehi, vieni qui, salta in macchina che ti do un passaggio. Ehi, ma che fai? Scappi? Vieni qui con me che ti faccio riscoprire cosa significa vivere. Hai paura di me? Guarda che non ti mangio. Ehi, vieni qui, dai, che ci divertiamo un po'. Se questa sera esci con me, ci divertiremo un botto. Ciao bella, se vieni via con me ti farò sognare. In tali situazioni viene pregiudicata la tranquillità e la libertà della donna, poiché viene a mancare totalmente l'assenso di colei che subisce tale molestia. Tant'è che la vittima potrebbe sviluppare stati d'ansia, rabbia e timore, per non parlare di un'altra ripercussione emotiva, come il calo dell'autostima. Ma non solo, poiché possono subentrare comportamenti di evitamento che consistono nel cercare di evitare tutti i contesti che originano emozioni di malessere, come ad esempio rifiutarsi ad uscire da soli, soprattutto alla sera, o magari prendere l'abitudine di rincasare prima che faccia buio. Non praticare più attività all'aria aperta. Modificare gli orari e gli itinerari. Indossare abiti meno succinti. Voler apparire meno seducenti. Diminuire drasticamente l'interazione con gli altri. Arrivare al punto di indossare occhiali e copricapi per non dare nell'occhio. Inoltre c'è da sottolineare il fatto che in tale frangente la donna viene considerata soltanto un oggetto del desiderio. E non è la prima volta che poi ad essere colpevolizzata sia la vittima, perché è ritenuta in qualche modo la colpevole dell'abuso subito. Il soggetto che attua il catcalling ha una personalità infantile, dominante e svalutante. In questo caso la preda dovrebbe ignorare il molestatore cercando di mantenere una certa calma, una particolare freddezza e nessun segnale di paura. Ma esistono anche alcune regole comportamentali da mettere in atto quando ci si trova in situazioni di molestie in pubblico. Mantenere la calma. Valutare molto bene la situazione. Sottrarsi al diretto contatto visivo con l'abusante. Fare finta di non aver sentito quello che dice. Fingere di essere al cellulare con qualcuno. Fotografare o registrare di nascosto ciò che sta accadendo. Allontanarsi il più presto possibile. Guardarsi intorno e dirigersi verso la folla. Solo se necessario rispondere al molestatore in maniera fredda e determinata. Se la situazione diventa piuttosto pesante e pericolosa, chiedere aiuto. E qui mi soffermo un attimo. Quando ti trovi in mezzo a molta gente e ti capita un soggetto che si rivolge a te in maniera alquanto insidiosa,
chiama aiuto indicando una persona in particolare in mezzo alla folla. In questo modo si sentirà coinvolta personalmente e ti verrà in soccorso. Sarebbe utile per tutte le donne fare alcuni corsi di autodifesa per sentirsi più tranquille e sicure a girare per le strade della città. Oltre a ciò esistono delle app molto utili che quando vengono attivate producono dei suoni molto forti, tanto da attirare l'attenzione della gente. Direi che è fondamentale essere sempre pronti a difendersi in qualsiasi situazione ci si ritrovi. Inoltre è di estrema importanza dare sempre ascolto al proprio istinto, perché i sensi del corpo e della mente non sbagliano mai. Per quanto riguarda la legge in Italia, purtroppo non è prevista nessuna pena, in quanto il codice penale non prevede una legge appropriata per il catcalling. A te è capitato qualche spiacevole episodio di catcalling? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.